Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera, 26 febbraio del 2024, il giorno dopo Milan-Atalanta che finisce 1-1, pareggio per il Milan che quindi vede un pochino la Juve allontanarsi, un pochino il Bologna invece avvicinarsi, ma è reduce da una buonissima gara, purtroppo però senza vittoria. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Guarda, giusto per sgomberare un pochino il campo da subito, eh, per quanto mi riguarda è un lunedì migliore rispetto a tanti altri lunedì dove magari abbiamo vinto e invece però la partita era stata di basso livello, l'avevi recuperata magari all'ultimo, avevi vinto con un gollettino senza praticamente fare nient'altro, come magari è già successo in altre volte in stagione. La prestazione di ieri è un po' più corroborante, un po' più rende anche un pochino più tranquilli, con la speranza che non rimanga un caso isolato come quello che è stato magari Milan-Parì di ottobre o novembre, non mi ricordo. Ecco, però che quantomeno possa essere un po' l'inizio di e non una mosca bianca. Però è sicuramente un lunedì per quanto mi riguarda, tanto la classifica è quello che è un po' è un lunedì migliore rispetto a tanti altri. Allora, anche per me, cioè io sono contento della partita di ieri. È un peccato che non sia arrivata la vittoria, è un gran peccato, però ti dirò, cioè se tu dovessi mai fare, perché ormai la stagione da certi punti di vista è al tramonto, no, però se tu dovessi mai fare un campionato con tante partite, con più di 30 partite, 32, 33, con questo atteggiamento, con questa voglia, con questa cattiveria, con questo gioco anche, ti dirò, con questa preparazione alla gara, lo prendi quasi più volentieri, no, un pareggio così, perché comunque l'Atalanta è a San Siro e nonostante la supremazia lo prendi il pareggio. Mh. Dov'è che "rosichiamo" tra virgolette, no, nel senso buono del termine, perché invece il Milan di partite così ne ha fatte 2 quest'anno e quindi quando la fai almeno porta a casa i 3 punti, no, potremmo dire. A me ha innervosito ieri questa cosa qua, cioè il fatto che, cavoli, allora questa squadra veramente con poco, perché non è che abbiamo inventato un nuovo modo di giocare a calcio, e con poco, con un po' di preparazione, un po' di studio, un po' di atteggiamento diverso, un po' di approccio mentale diverso, questa squadra, ma veramente con poco, riesce a fare delle grandi partite, perché anche col Paris non è che abbiamo fatto nulla di stratosferico, eh. Siamo stati in campo compatti, ordinati, ognuno nelle sue posizioni, senza strafare, senza rischiare, mettendo in risalto le qualità dei giocatori più forti che abbiamo. Mh. Cioè, non sono robe, per questo dico con poco, cioè non hai fatto nulla di stravagante, di diverso, di innovativo, no, ci hai messo veramente poco. Il problema è che, ripeto, son 2 partite, io ormai non so, saremo alla 30ª, 32ª partita stagionale. No, Cioè di più, siamo a 36 mi pare. cioè su 36 partite ce ne ricordiamo 2, non va bene. Ti metto anche perché somiglia un pochino a Milan-Newcastle, Mh, sì, sì, dove non hai vinto perché te li sei mangiati in allegria. Ed è un po' ricorrente, perché ogni tanto ci capita di fare delle partite, delle ispezioni di partita dove con un pochino più di graffio riusciresti a portarti a casa la partita. sì, In tutto ciò si potrebbe anche vincere 1-0, se non sì, che ieri è successo anche ciò. Il rigore per la Dea, il tocco leggero, norma discutibile. L'approccio scusate, l'episodio del rigore dell'Atalanta fa discutere. Al 39esimo su un corner Olmo anticipa Giroud che lo tocca sul petto con la gamba. Orsato lascia correre, ma il VAR lo richiama al monitor. L'arbitro allora concede il penalty nonostante i forti dubbi sull'intensità del contatto. Al 36esimo, vabbè, tiro di Leao, impatta il braccio di Olmo, eccetera, eccetera. Comunque, Orsato in tutto questo alla fine prende 6. Va bene.
Quindi gara anche ispida, corretti gli stop and go per Kolasinac e Scalvini, il Rati lo indirizza sul rigore, mancano due gialli a Ciao e Scalvini. Vabbè. Ieri io Che dire. cioè quando fai questo tipo di partite qua, Mm. in cui strameriti, meriti e strameriti, in cui metti alle corde l'Atalanta, che per carità non sarà stata la migliore Atalanta delle 3, no, che abbiamo affrontato, quella di Coppa Italia, quella a Bergamo e quella di ieri. Metti alle corde l'Atalanta, giochi un primo tempo così, giochi un secondo tempo di minore intensità, ma forse addirittura con più occasioni create. Ecco, qui sì che allora ha senso aggrapparsi a questo rigore. Se prendi 4 gol dal Monza, aggrapparsi a Teo che è stato spintonato da dietro nell'occasione, no, Mm. dell'infortunio poi di Gregorio, eccetera, dopo che hai preso 4 gol, sì, per carità, era la prima delle 4 azioni, tutto quello che vogliamo, però dopo quel primo tempo là io non mi aggrapperei a certe cose. Dopo una partita così, per quanto mi riguarda, ha molto più senso. Ecco, cioè, senso, perché poi alla fine è andata così la partita e ce la mettiam via. Però ecco, è più giustificato, è più comprensibile dal mio punto di vista. Come ho già detto, apprezzo sempre, ho sempre apprezzato e apprezzerò che il Milan non è una di quelle squadre che o i giocatori fanno capannello intorno all'arbitro per protestare come dei matti, o vanno davanti alla telecamera dopo 4 secondi netti che c'è fischio fine della partita, eccetera. Speriamo che non visti, diciamo così, dalla telecamera si vada a dire qualcosa comunque in generale, perché l'andazzo ultimamente non è fantastico. Sì, Prima di esatto. procedere con il resto, Henry, Mh-mh. direi di prenderci una piccola pausa e poi continuiamo. Dai. Autotransfer da oltre 20 anni offre servizi taxi per trasferimenti da e per aeroporti e stazioni ferroviarie agli stadi in cui gioca il Milan. Se desideri seguire il Milan nelle sue partite, in caso in trasferta, con noi troverai la soluzione ideale per il tuo trasferimento a un prezzo molto conveniente. Prenota online auto, minibus o bus per arrivare con un servizio porta a porta direttamente allo stadio o al tuo hotel. Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze di viaggio, il servizio privato di diverse categorie, standard, prestige o il servizio con auto a disposizione. Una volta effettuata la prenotazione, riceverai una mail di conferma del servizio con il relativo voucher di viaggio. Il giorno prima del tuo arrivo o della tua partenza, invece, riceverai un messaggio di conferma del servizio con il nome e il numero di telefono del conducente, che si prenderà cura di te. Ah, dimenticavo! Se sei un ascoltatore di Radio Rossonera, collegati al link per la prossima partita e usa il codice riservato a tutti i tifosi per ottenere un coupon con lo sconto del 10% su tutti i tuoi transfer. E rieccoci qua in studio. Allora, In Henry, tutto ciò non ho ricominciamo. ancora detto di mettere like, però voi sapete ormai che dovete farlo, sapete che dovete iscrivervi se non siete ancora iscritti, che dovete attivare la campanella, che dovete lasciarci un commento. Oggi io li leggerò oggi, tutti i commenti per capire qual è un pochino il sentiment dei tifosi dopo questa partita. Quindi mi raccomando, lasciate un commento e un like. A proposito di sentiment, tra l'altro uscirà il sondaggio nelle prossime ore, quello che abbiamo già mostrato nel 2 lunedì fa, e quindi ritorna il sondaggio su allenatori, giocatori, dirigenza e quarta domanda a giro, così che abbiamo un pochino il polso della situazione. Velocemente. Milan bello ma che errori, Super Leao non basta, secondo posto -4, l'Atalanta si salva. Grande perra di Rafa, ma Koeman si ripiega sul rigore e la Juve si allontana. Una risposta da campione. Leao, gol a capolavoro, atteso 5 mesi e la svolta tanto attesa. Accelerazione, invenzioni, dribbling, partita totale del fenomeno. San Siro ha ritrovato il giocatore più amato e Pioli la migliore prova di Rafa in questa stagione. L Questo ragazzo ha bisogno di qualcuno che lo pungoli, ma non i giornali, i tifosi, i social. Ha bisogno, secondo me, per fare un altro step, di qualcuno che lo tenga acceso tanto, quotidianamente.
perché poi fa queste partite qua. Io ricordo, Simo, allora, questa frase di Pioli ha detto, no, poi è stata la miglior partita stagionale di Leao da tanti punti di vista, gliela farò pesare, no, gliela ricorderò, eccetera. Salernitana-Milan. La prima partita dell'anno scorso, prima di poi crollare malamente contro la Roma, no, 2-2, eccetera, eccetera, il crollo, Leao fa gol all'inizio, poi raddoppia Tonali, e Leao fa una partita a livello di sacrificio mai vista. Pioli dopo la partita dice Leao adesso non si è, tra virgolette, cioè non si può più nascondere, ha fatto questa partita qua, la dovrà far sempre. E siamo qui a dopo un anno, più o meno esatto, un anno e un mese, a ridire la stessa cosa dopo un'altra partita di Leao, ma nel mente ci sono state tante partite di Leao diverse da queste. Per questo dico, questo ragazzo ha bisogno, per fare l'ultimo step, cioè per fare, invece di questa partita qua 2 o 3 volte all'anno, di farla 15, 20 volte all'anno, perché poi magari non la fa 40 su 40, però per arrivare almeno alla metà delle partite giocate così, che sarebbe già incredibile, per me ha bisogno di qualcuno che tiri fuori qualcosa in più a livello mentale, a livello di attitudine, a livello proprio di crescita, e mi auguro che da qui a fine stagione si ripeta e che poi l'anno prossimo possa fare un campionato così. Io credo che il primo a non essere contento di aver segnato a settembre e poi adesso in campionato credo che sia lui, insomma. Per le qualità che ha non può segnare ogni 4 mesi in campionato, certo che no. Si va sempre un po' oltre con la critica, perché si va a toccare altri aspetti che non sono magari il campo, che altri aspetti che non sono magari la critica generale alla partita, ma il valore del giocatore, però vabbè, ci sta. Quando comunque sei chiamato a essere il più forte della squadra, ci sta avere qualche riflettore, scusate, in più. Bisogna dare un pochino tutti qualcosa in più. Adelino ha rivincito dopo le critiche, visto, volevo dimostrare di essere uno da Milan. Adesso il tecnico ha una soluzione in più a centrocampo, è veramente una partita super di Yassin, tant'è che, adesso qua serve opera di Come le tagliate? di Zoom. No, ha tagliato lo sponsor, se no noi non Ok. possiamo metterle in onda. Pioli 7, Leao 7,5 e Giroud 5,5. Bisogna sicuramente fare i complimenti al mister, perché per quanto mi riguarda è una partita ancora più complessa, nel senso buono del termine, per come è stata costruita rispetto a Milan-Paris, rispetto ad altre partite buone che comunque il Milan ha fatto quest'anno. Per complessità di quello che è stato messo in campo, il Milan ha fatto un'ottima partita in entrambe le fasi. C'è sempre ogni tanto questo difetto atavico del concludere in porta, ma insomma, qui in questo caso non è una colpa dell'allenatore. Se fai quella partita lì, la partita la devi portare a casa. C'è poco da fare. Leao 7,5, Giroud e 5,5, poi via via ci sono tutti gli altri. Ci sono dei buoni voti, come vedete, perché alla fine è stato un pareggio tendente alla vittoria, rispetto magari a altre volte dove è stato un pareggio tendente alla sconfitta, come ad esempio in altre circostanze abbiamo commentato Maignan 6, Florenzi 6,5, Ciao 6,5, Gabbia 6,5, Teo 6, Adli 7, Pulisic, Benasser, Calabria, Musa 6 e 6,5 per Loftus, senza voto per Noah Okafor. I voti di quelli davanti riflettono il fatto che Milan ha fatto gol. Se guardate, praticamente i 7 e 6,5 sono concentrati tra difesa e centrocampo, e quelli davanti parte Rafa, 5,5 Giroud, 6 Pulisic, Okafor senza voto, ma senza voto per Il 6 di Pulisic un pochino, come dire, non regalato, però
Pulisic è sempre vivo, lo vedi, c'è sempre, gli dai la palla, sei abbastanza tranquillo che la giocata la provi a fare, che non faccia errori madornali, è sempre all'interno, mi sono ricreduto su di lui e mi ha smentito, come dico sempre. Però cavoli, in una partita come ieri, io una zampata dopo la partita che ha fatto Leao, una zampata me l'aspetto. Cioè, mi aspetto che anche lui, adesso che ci ha fatto vedere tante cose, ha fatto bene in tante partite, mi aspetto che arrivi quel qualcosa in più, no? Non lo so, ci sono ancora aspetti di lui, cioè del suo modo di giocare, che a me non convincono al 100%. Riconosco, ripeto, che ha fatto benissimo, che mi ha smentito, che i numeri sono dalla sua incredibilmente e quant'altro. Mi manca sempre qualcosina da parte di Pulisic, non so perché. E per quanto riguarda Giroud, cioè, è facile dire adesso serve un attaccante, Giroud non va bene, eccetera, eccetera. Io credo che dobbiamo comunque essere grati di quello che ha fatto fino a qui Olivier. Poi quello che accadrà il prossimo anno non lo so, lo vedremo. Però comunque prenderne sempre uno di mira a me non piace, cioè se il Milan non ha fatto il secondo gol, non ha fatto il secondo gol. Stop, non l'ha fatto Loftus-Cheek ciabattando, non l'ha fatto Giroud con quella girata che viene salvata sulla linea, non l'ha fatto Pulisic in un paio di occasioni, non l'ha fatto Calabria che invece di provare col destro si era spostata col sinistro, non l'ha fatto in tanti il secondo gol. Non starei a bollare Giroud che deve anche giocare la prossima perché Jovic è squalificato e che speriamo possa riprendersi. Noi siamo arrivati invece in chiusura. Ci ritroviamo tra poco per Chiamina nelle 11, poi i soliti appuntamenti, quindi lunch talk e in serata la lavagna tattica. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao. Ciao.